Obiettivi impossibili e sfide assurde? Oggi vi parlo di perseveranza con Assassination Classroom. Una cosa che hanno in comune gli studenti della sezione E di Assassination Classroom è l'impegno che ci mettono a raggiungere il loro obiettivo, ossia quello di uccidere Koro Sensei. Obiettivo tutt'altro che semplice, anzi apparentemente impossibile. Ebbene, molti obiettivi nella vita sembrano proprio così, e questo, per la maggior parte delle persone, è un motivo più che valido per lasciar perdere i loro sogni. Però, poniamo il caso che per te sia davvero importante raggiungere questo obiettivo. Sei disposto a rinunciare a ciò a cui tieni solamente perché sembra molto complicato? Se la risposta è sì, allora ciao, ci vediamo alla prossima. Se invece la risposta è no, allora oggi ti spiego come puoi fare. Assassination Classroom ci spiega che la chiave di tutto è la perseveranza. Riuscire a perseverare quando ci si trova davanti a qualcosa di veramente complicato da raggiungere è davvero importante. Ma il problema, quando qualcosa è difficile, è proprio il perseverare. E allora come si esce da questo impasse? Com'è che si può diventare persone perseveranti? Iniziamo dalla motivazione. Perché diciamocelo, se sei demotivato è davvero difficile fare qualcosa. Ma cosa ancora più importante, è davvero difficile essere motivati se non sai cosa fare. Quindi ecco un breve recap dell'ordine da seguire. 1. Avere un chiaro obiettivo. Nel caso di Assassination Classroom è quello di uccidere Koro Sensei. 2. Avere chiaro il perché si vuole raggiungere quell'obiettivo. Nel caso della sezione E è abbastanza chiaro. Se non uccidono Koro Sensei distruggerà la Terra. Mi sembra abbastanza importante. 3. Mantenere alta la motivazione. Nel loro caso, chi riuscirà a uccidere Koro Sensei riceverà una lauta ricompensa e questo li tiene ben motivati. Ecco, per gli studenti di Koro Sensei si è venuta a formare una combinazione di fattori ottima. Da una parte c'è la paura che la Terra venga distrutta che li spinge ad agire, e dall'altra parte c'è la ricompensa che li attira. Due forze molto diverse tra loro che però portano tutte nella stessa direzione. Ok, questa è la base di partenza, sulla quale non mi soffermo oltre perché comunque in futuro farò dei video specifici sulla motivazione. Quindi, se ti interessa, iscriviti al canale e attiva le notifiche, così non te li perdi. Ok, marchetta fatta. Adesso andiamo avanti con gli altri insegnamenti di Koro Sensei, che sono ben più importanti per sviluppare la perseveranza. Affinare la tua mente. Principalmente gli studenti della sezione E vanno a scuola per imparare, e Koro Sensei è davvero un ottimo insegnante. È attento alle esigenze di tutti, dà a tutti la giusta attenzione, ma soprattutto si sforza e si impegna per trovare i talenti dei ragazzi e affinarli. Koro Sensei gli restituisce la fiducia in loro stessi, quella che gli altri studenti e gli insegnanti delle altre sezioni gli avevano tolto, ma soprattutto li addestra ad affrontare qualsiasi situazione con la giusta mentalità. Eh sì, perché quando si studia qualcosa ci si concentra molto sulle nozioni e si dà poca importanza al mindset, all'assetto mentale. E invece l'atteggiamento mentale ha molta influenza sulla tua vita e può averla sia in senso positivo che in senso negativo. Ad esempio, ti è mai capitato di affrontare una situazione per te nuova e di essere super preparato sotto il lato tecnico, ma arrivare in quel momento e bloccarti dalla paura? Hai l'impressione di aver dimenticato tutto. E questo succede perché non hai pensato abbastanza alla tua preparazione mentale. Guarda ad esempio Nagisa, è preparatissimo e soprattutto riesce ad avere sempre il giusto atteggiamento mentale in ogni situazione. Questo è il suo talento. Lui è in grado di passare da un assetto rilassato ad un assetto da combattimento in un attimo. E questo gli permette di affrontare ogni situazione al meglio. E allora pensiamo anche alla preparazione mentale. Pensa ad affinare la tua mente e a prepararla ad affrontare ogni situazione al meglio. Perché è proprio affinando la tua mente, preparandola ad affrontare ogni situazione, che riuscirai a mantenere il giusto grado di concentrazione e avere il giusto ritmo. E a portare avanti tutto questo nel tempo. Insomma, a diventare perseverante. Ora hai un ultimo ostacolo da superare per riuscire a sviluppare la tua perseveranza, il superare le tue debolezze. Scontrarsi contro i tuoi punti deboli ha la potenzialità di distruggere la tua forza mentale. È veramente scoraggiante essere lì a provare a fare qualcosa e bloccarsi perché ti sei scontrato contro la tua debolezza. Perché dopo aver combattuto tanto, ti manca quella singola capacità per riuscire a superare quell'ostacolo. E per colpa di quel singolo anello debole, casca tutto.
Ecco perché si lavora sulle proprie debolezze. Il top sarebbe lavorarci su prima di scontrarcisi in modo diretto. Poi, per carità, meglio tardi che mai, però se riesci a prevenire il problema e correggere le tue debolezze prima che si manifestino, quello è il massimo. Insomma, risolvi il problema prima di trovarti demotivato. Però tieni sempre presente, in ogni caso, che come le tue debolezze possono bloccarti, i tuoi punti di forza possono farti ripartire alla grande. E infatti una grande qualità di Koro Sensei, come dicevamo prima, è proprio quella di individuare i talenti delle persone, i loro punti forti ed enfatizzarli. Nella sezione E ognuno ha le sue precise capacità. Ad esempio, Okuda non ha grandi doti relazionali, ma è un maestro nella scienza. Terasaka è molto irascibile, però è forte e determinato. Karma può essere insopportabile, però ha un ampio spettro di capacità e conoscenze. Anche tu come loro hai i tuoi punti deboli e i tuoi punti forti, quindi quello che devi fare è individuare il percorso verso il tuo obiettivo e trovarne gli ostacoli e le opportunità. Quelle che per te sono opportunità e quelli che per te sono ostacoli, a seconda dei tuoi punti forti e dei tuoi punti deboli. E poi usa i tuoi punti di forza per superare gli ostacoli che hai trovato e lavora sui tuoi punti deboli per impedirgli di intralciarti. E ora arriviamo al punto forte di tutto l'anime, ossia il gioco di squadra. Koro Sensei spinge sempre i suoi studenti a non fare un lavoro individuale, ma a unirsi tutti quanti e fare un lavoro di squadra, in modo da unire le loro capacità e massimizzare i risultati. Infatti, se da solo puoi fare tantissimo, collaborando con altre persone puoi arrivare a risultati ancora più grandi. Insomma, la vita è dura di per sé, perché impuntarsi a fare tutto da soli? Collaborare e crearti un network di persone che portano positività nella tua vita mica ti fa male. Ti potranno dare un aiuto in caso di difficoltà o un consiglio al momento giusto o anche semplicemente una dose di energia extra. E avere tanta energia è essenziale per portare avanti le cose in maniera costante, insomma per perseverare. Tutto sarà più semplice con qualche spinta dall'esterno. Ecco, se hai visto Assassination Classroom, hai sicuramente capito quanto è importante collaborare con gli altri e quanto può essere utile per raggiungere obiettivi apparentemente irraggiungibili. E se non l'hai visto, guardalo perché è davvero fantastico. Io per oggi mi fermo qui. Spero che questi consigli ti siano stati utili e spero anche che ti sia piaciuto Assassination Classroom. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, qual è il tuo personaggio preferito e che cosa ti ha lasciato questo anime. E se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Noi ci vediamo tra 2 settimane, sempre di mercoledì. Quindi iscriviti al canale e attiva le notifiche cliccando sulla campanellina per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. それではホームルームを始めます。日直の人は号令を。